tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Ora, non per fare discorsi d'ascensore, parlare un po' di aria fritta, però non so voi, ma io ho come la sensazione di aver festeggiato il Capodanno tipo ieri. E invece siamo già a fine gennaio. Come passa il tempo, signora mia, un po' quel mood lì, però direi di non soffermarci troppo su questo argomento perché ho un po' come la sensazione che sia legato all'avanzare dell'età e quindi dimentichiamocelo per un secondo e veniamo invece al video di oggi che, come avrete letto dal titolo, è dedicato appunto ai miei prodotti preferiti di gennaio. Prima di cominciare vorrei fare una breve premessa per dirvi che questo mese mi sono impegnata anima e corpo nel non fare nuovi acquisti, che per una shopaholic impenitente come me vi confesso è stato abbastanza difficile, anche perché, come sapete, gennaio è mese di saldi. Perché ho preso questa decisione molto zen? In realtà mi sono lasciata ispirare da una, chiamiamola così, influencer inglese che seguo su Instagram, che si chiama Trini Woodall. Se vi interessa, tra l'altro, metterò il link al suo Instagram nella info box, che a gennaio ha fatto proprio la stessa cosa, l'ha chiamato Dry January, quindi gennaio secco, per indicare che appunto non avrebbe fatto nuovi acquisti e che invece di fare shopping nei negozi in qualche modo avrebbe fatto shopping nel suo stesso guardaroba, che è poi quello che ho fatto anch'io, perché chi come me appunto ha questa tendenza allo shopping compulsivo finisce per acquistare sempre roba nuova e dimenticarsi di quella che già possiede, il che è molto poco sano. E quindi gennaio, mese zen, mese zopping, mese shopping zero, volevo dire, il che comporta che i miei prodotti preferiti, dei quali vi parlerò oggi, sono tutti prodotti che già possedevo e che in qualche modo ho riscoperto. Fatta questa premessa, direi di cominciare immediatamente con la prima categoria, che questa volta sarà la categoria dei trucchi. Essendo una grandissima appassionata di trucco, di tutto ciò che è mondo beauty, ed essendo al tempo stesso una shopaholic, come potrete immaginare avevo tantissimi prodotti che in qualche modo erano finiti un po' nel dimenticatoio. Il primo del quale vorrei parlarvi è una cipria della Hourglass. Ora, se mi seguite saprete che Hourglass è un brand che mi piace tantissimo. Le palette, sia quella Ambient Lighting Edit mi pare si chiamasse, ma anche quella Ambient Lighting, adesso mi sfugge il nome, ma che è uscita proprio a fine 2018, sono dei punti fissi nella mia routine di trucco. E ho riscoperto appunto questa cipria, che è la Ambient Lighting Powder Dim Light, che possedevo già da un bel po' di tempo. Non ricordo neanche quando l'ho acquistata, fatto sta che era finita un po' al fondo della mia sezione trucchi e in questa ricerca, in questa riscoperta l'ho ritrovata e a gennaio l'ho utilizzata tantissimo perché mi piace. Primo motivo è che è una cipria fondamentalmente traslucida che va a fissare il trucco ma che al tempo stesso aggiunge un tocco luminoso, e quindi il risultato finale è quello di un trucco a tutti gli effetti più luminoso, più sano, meno opaco e stopposo. Molto leggera, una cipria ottima che tra l'altro si trova forse non nella colorazione, chiamiamola così, dim light, ma magari in altre, anche all'interno delle due palettine della Hourglass delle quali vi ho parlato poco fa. A seguire, sempre in questo viaggio alla riscoperta di prodotti dimenticati, ho scovato questo prodottino della Stila, che è una sorta di ombretto liquido glitterato, che tra l'altro su anche oggi si vede da laggiù. Mi piace molto, ovviamente essendo un ombretto glitterato non è che va bene proprio per tutti i giorni, diciamo che in settimana quando vado a lavoro magari non mi sparo il glitter su tutta la palpebra, però nel weekend o nelle serate un po' più particolari è un ottimo prodotto, mi piace tantissimo. Questo è nella colorazione Rose Gold Retro. Come sapete, Rose Gold e tutto quello che è questo mondo un po' così oro rosa mi piace tantissimo e si abbina anche molto bene con i miei ombretti, quelli che uso di solito, che provengono 9 volte su 10 o dalle palettine quelle di Hourglass oppure dalla Naked It di Urban Decay. È fatta in questo modo, ricorda un po' un gloss, in realtà però appunto è un ombretto al suo applicatore
ed è super duper mega glitterato, quindi va usato un po' nel modo giusto, dosato correttamente, però trovo che dia un ottimo risultato. Mi piace molto l'effetto sugli occhi. Un altro prodotto che avevo lì da tempo immemore e che ho riscoperto, si capisce che l'avevo lì da tempo immemore perché è in condizioni abbastanza pietose, è questo eyeliner di Sephora, riuscirò ancora a leggerlo? Comunque l'eyeliner, quello con la punta super sottile, sottilissima, waterproof, di nuovo ce l'ho su anche oggi. L'ho riscoperto e mi è ripiaciuto, mettiamola così, mi sono di nuovo entusiasmata per questo prodotto perché intanto, essendo di Sephora, ha un buon rapporto qualità-prezzo e poi ha questa punta in feltro sottilissima che permette di creare una linea molto definita, ed ho scoperto appunto che alla fine della fiera forse preferisco gli eyeliner con punta molto sottile rispetto a quelli con punta un po' più importante, tipo l'ultimo che avevo preso di Kat Von D, che era il Dagger, che aveva quella punta angolata che, pur piacendomi, trovo un po' più difficile da applicare. Questo invece scivola su come il burro sul pane tostato. Sì, si vede che sono a dieta. Vabbè, ed è waterproof, il che vuol dire che dura tutto il giorno. In più, appunto, questa punta sottile permette anche di fare un bel flick, una bella puntina sottile, proprio come piace a me. Bene, e questo direi sì che conclude la categoria trucco. Adesso spostiamoci velocemente alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Le mie riscoperte in campo di cura della pelle non sono tanto creme in senso stretto, quanto prodotti un po' diversi, un po' meno classici. Iniziamo dal primo, che è in un certo senso un po' a cavallo tra il trucco e la cura della pelle, perché si tratta di un balsamo labbra colorato della By Terry, più nello specifico uno dei best seller assoluti di By Terry, che è il Baume de Rose, il balsamo alla rosa, nella versione Nutri Couleur, quindi colore, colorata. Il mio è in Cherry Bomb numero 3. Perché mi piace? Mi piace perché intanto, se non conoscete il Baume de Rose di By Terry, vi state perdendo un prodotto paura, un balsamo labbra spettacolare. Il prezzo, ve lo dico fin da subito, è abbastanza alto, abbastanza elevato, è però uno dei balsami labbra migliori che io abbia mai provato. Ovviamente, trattandosi della versione colorata, l'avevo un po' messo nel dimenticatoio, perché non è il classico balsamo che si mette la sera per tenerlo durante la notte, perché è colorato e quindi, a differenza del balsamo di rosa classico, è perfetto da utilizzare la mattina quando non ho voglia di mettere il rossetto. E ad essere onesti, in settimana, quando vado a lavorare, difficilmente ho voglia di mettere il rossetto. Mi trucco, ma non metto quasi nessun prodotto per le labbra se non un balsamo. E quindi ho ritrovato questo signorino qua e mi sono detta: beh, ottimo, posso semplicemente fare uno switch dal classico balsamo labbra trasparente a questo, e ho un po' il bello dei due mondi. Quindi labbra idratate a fondo, che in inverno è fondamentale, perché non so voi, ma le mie labbra ultimamente, soprattutto a gennaio con sto freddo assurdo, diventavano secche come quelle di Messner sul K2, sempre che Messner sia andato sul K2, cosa che ignoro, ma ci siamo capiti. E però al tempo stesso aggiunge questo tono di colore molto delicato, perfetto appunto per un trucco leggero da giorno. Di nuovo, se non l'avete mai provato, ve lo consiglio. Se cercate un balsamo da usare mattina e sera senza colore, vi suggerisco di scegliere quello nella versione classica. Se invece volete una roba con un po' più di brio, esiste anche questa versione colorata, credo sia disponibile in più colori. Io questa avevo e quindi questa vi mostro. A seguire un prodotto che ho acquistato tempo fa, e di nuovo non ricordo esattamente quando, ed è un detergente mani e corpo di Jo Malone. Eccolo qua. Jo Malone, per chi non lo conoscesse, è un brand inglese specializzato principalmente in profumi, che però propone anche alcuni prodotti per il corpo.
e in uno dei miei giri di shopping da Jo Malone mi ero lasciata tirare appunto da questo prodottino qua, che è un detergente, come dicevo prima, mani e corpo, in una delle profumazioni di Jo Malone che amo di più, che è English Pear and Freesia, ovvero pera inglese e credo sia fresia. Perché mi piace? Allora, metto le mani avanti, brain fart, e vi dico subito che ci sono sicuramente sul mercato dei detergenti per il corpo ottimi a prezzi inferiori. Detto questo, la cosa che mi ha riconquistata al 100% è proprio la fragranza, perché è comunque un buon detergente corpo. Non vi consiglio di prenderlo come solo detergente mani, perché mi sembra onestamente un po' uno spreco di soldi. Io l'ho utilizzato anche in doccia e va appunto a detergere il corpo senza seccare la pelle, che non è male, ma la cosa che mi ha appunto conquistata al 100% è che poi lascia sulla pelle questa fragranza spettacolare che dura anche abbastanza a lungo. In più, avendo questo dispenser in stile non crema, scusate, detergente per le mani, lo trovo anche molto comodo, l'ottavo nano, molto comodo in doccia. E quindi un'altra riscoperta del mese di gennaio. Il terzo e ultimo prodotto del quale vorrei parlarvi, se mai riuscirò a riprendere controllo del mio cervello, è una maschera per il viso. Ora, avendo questa grande passione per i prodotti beauty, ho tantissime maschere nella mia collezione, quindi non è stato difficile andare a riscoprirne qualcuna che non utilizzavo da un po' di tempo. In più, gennaio è stato anche un po' il mese del detox, chiamiamolo così, e mi sono concessa abbastanza spesso delle maschere per il viso, c'ho un pelo sulle labbra, scusate, delle maschere per il viso purificanti, ed ho riscoperto quella che è una delle mie maschere preferite di tutti i tempi, la Umbrian Clay, con un cappello attaccato, la Umbrian Clay Purifying Mask. Una maschera all'argilla dell'Umbria della Fresh, appunto, che è uno dei miei brand preferiti. Perché mi piace questo prodotto? Innanzitutto perché, a differenza di molte maschere all'argilla, non va a seccare la pelle tantissimo, anzi, ad essere onesti, non la secca quasi per niente, va comunque a purificarla a fondo e al tempo stesso la rende ma signore, oggi vabbè, prendetemi così, la rende liscia e anche più tonica. Si presenta sotto forma di appunto questa sorta di argilla, non sorta, a tutti gli effetti è argilla. La stendo con un pennellino di quelli per le maschere, la tengo su 3-5 minuti, quindi neanche troppo, e poi semplicemente si sciacqua e vedrete fin da subito che la pelle risulta più liscia, più tonica e anche purificata a fondo. Purtroppo la Fresh, come vi dico spesso, è introvabile in Italia, o perlomeno io non sono ancora riuscita a trovarla neanche online. Se però per esempio siete in Francia, la trovate da Sephora, che è molto molto comodo. Ottimo, questo conclude la categoria della cura della pelle. Passiamo alla categoria unghie. Nella mia riscoperta di prodotti che avevo un po' dimenticato è venuto fuori anche uno smalto della Essie. Vi dico, ne posseggo veramente una quantità spropositata e prima o poi dovrò anche decidermi a buttarne via qualcuno che si è seccato. Ho riscoperto questo smalto rosso che ho anche sulle unghie, vamo là, che caso, che è il Too Too Hot, che spero sia ancora disponibile perché ce l'ho da un bel po' di tempo. Tra l'altro non mi sono mai posta il problema quanto durano gli smalti. Ci sarà scritto da qualche parte 24 mesi. Questo credo ci stia ancora dentro nei 24 mesi, nei 2 anni. Molti altri che ho nella mia collezione di smalti invece è decisamente arrivato il momento di buttarli via. Che peccato, perché mi piace questo rosso, parla da sé, è un bel rosso intenso, vivace, e in questo gennaio un po' deprimente avevo bisogno di una botta di vita e quindi l'ho ritrovato e l'ho utilizzato praticamente per tutto il mese di gennaio.
Ve lo consiglio se amate i rossi, quelli un po' geranio, belli intensi, perché veramente fa la sua porca figura, come si dice. Adesso passiamo alla categoria dei random, la metto qui al centro di questo video perché ho un prodotto solo che è comunque un po' inerente al mondo beauty. Inizio col dirvi che il prodotto del quale sto per parlarvi è un profumo, spoiler, che ho acquistato a inizio novembre durante il mio viaggio a Londra. Un profumo della Byredo. Non so se avete presente questo marchio, io l'ho scoperto credo 2 anni fa guardando proprio un video su YouTube e me ne sono innamorata. Quello che già possedevo è il Super Cedar, ci ho fatto, il mio cervello ogni tanto dà dei segni di vita, che a tutt'oggi è uno dei miei profumi preferiti, quelli un po' di riferimento, che secondo me va bene sia in estate che in inverno. Quindi sulla scia di questo pensiero, ovvero che il mio profumo preferito era della Byredo, da Harrods sono capitata nella sezione profumi e c'era il counter, come si dice in italiano, non mi viene, comunque della Byredo, e allora mi sono detta adesso mi metto qua bella bella e me li annuso tutti questi profumi della Byredo e vedo se ce n'è un altro che mi ispira, così per avere un po' di varietà, e alla fine l'ho trovato, il Black Saffron. Detto questo, è una riscoperta perché in realtà, tornata da Londra, ce l'avevo bello impacchettato nella sua confezione super chic, perché tra l'altro la Byredo è cara come il fuoco. L'ho preso, l'ho messo nella mia collezione così di trucchi, non collezione, nel mio nel luogo in cui conservo perché non so neanche come definirlo, i trucchi e i prodotti di bellezza, e poi ciao, l'ho dimenticato. A gennaio invece, con questa grande ricerca, la recherche del tempo perduto, la ricerca del tempo perduto, l'ho riscoperto, ho iniziato a utilizzarlo e signora mia, cosa avevo lasciato da parte? Mi piace tantissimissimo, quindi mi sento di poter dire che la Byredo, ciao, per me ha vinto. Black Saffron, quindi zafferano nero, che detto così, boh. E infatti, come al solito, raccontare un profumo per me è una delle cose più difficili al mondo. Cercherò di descriverlo a modo mio. È un profumo speziato, leggermente speziato, molto elegante, molto sofisticato, abbastanza adulto. In ogni caso è uno di quei profumi che quando lo metto mi fa sentire una donna sicura, una donna che ha tutto sotto controllo, una sensazione che dura giusto il tempo di fare zz perché poi scompare subito, ma sono comunque entusiasta di averlo riscoperto, e se siete alla ricerca di un profumo particolare, di un profumo interessante, un profumo elegante e sofisticato, io ve lo consiglio tantissimo. Questo conclude la categoria, oggi un po' così con accento cinese, non so perché. Questo conclude la categoria dei vari, con questo ciuffo che continua a finirmi sugli occhi. Passiamo adesso alla categoria degli abiti. Quando si tratta di vestiti, per essere onesta, la quantità di capi che in qualche modo è finita nel dimenticatoio cresce in modo esponenziale. Questo perché ho talmente tanti vestiti, e non lo dico per vantarmi, anzi lo dico anche con un po' di vergogna, che spesso mi capita di trovarne alcuni ancora con il cartellino, o di trovarne alcuni proprio che dico ma questo, ma... Quindi il termine fare shopping nel proprio guardaroba è decisamente calzante. Ora, i 3 capi che ho selezionato per il video di oggi sono capi che ho acquistato in realtà non poi così tanto tempo fa, 2 li ho riscoperti a gennaio, uno invece l'ho messo ininterrottamente fin da quando l'ho acquistato e quindi mi sembrava anche giusto includerlo in questo video. Iniziamo con i 2 capi che ho acquistato tra ottobre e novembre, credo,
e che avevo un po' dimenticato, ma che a gennaio sono tornati con il botto, li ho indossati veramente tantissimo. Il primo è questo maglioncino che ho preso su ASOS del marchio Monkey, come vedete animalier, e spoiler, anche il secondo capo sarà animalier, perché comunque ho passato e sto ancora attraversando questa fase nella quale mi vestirei sempre con stampe animalier. Sarà l'età, non lo so. Comunque questo l'avevo acquistato appunto a fine ottobre, inizio novembre, e mi piace tantissimo perché intanto perché è animalier, a seguire perché è un maglioncino e quindi è perfetto per la stagione, e perché va bene sia abbinato con dei jeans e quindi molto molto casual, ma anche abbinato magari con un tubino per un look un po' più da ufficio, un po' più put together come dicono in inglese. Spero che sia ancora disponibile su ASOS, casomai vi interessasse. In ogni caso non l'ho ancora detto, lo dico solo ora dopo 200 ore di video, ma se mi seguite ormai lo saprete. Sul mio blog troverete i link a tutti i prodotti che ho citato in questo video, con eventuali link per saperne di più o acquistarli online quando disponibili. Passiamo adesso al secondo capo, che è di nuovo, scusate, devo fare uno switch perché il terzo è quello che non ho smesso mai di indossare. Il secondo capo, che è di nuovo animalier, e questa volta è un capo di Zara della linea TRF, scusate, TFR era un'altra roba, TRF, un vestito animalier. Vestito lungo con scollatura profonda. Tra l'altro, se avete visto il mio vlog di fine anno, è quello che ho indossato anche a Capodanno, quindi l'avevo già un po' riscoperto a fine dicembre. A gennaio l'ho messo comunque tantissimo, indossandolo spesso con sotto un body a collo alto un po' più pesante, perché appunto di per sé è un vestito abbastanza leggerino, e magari sopra un bel cardigan di quelli chunky, di quelli pesantoni. Mi piace molto perché è abbastanza flowy, abbastanza come posso dire, morbido, non segna, e poi la stampa mi piace veramente tantissimo. Anche questo credo di averlo acquistato a novembre e poi era finito un po' quasi immediatamente nel dimenticatoio, perché Dio solo sa, però evviva, l'ho riscoperto ed è tornato in auge in questo mese di gennaio. Adesso lo mettiamo qua da parte e veniamo al terzo e ultimo capo che ho selezionato, e non sarà assolutamente una sorpresa perché praticamente ho vissuto dentro a questo maglione per 3 mesi, novembre, dicembre e gennaio, ed è il maglione che avevo acquistato a Londra appunto a inizio novembre di Topshop. Lo adoro, è uno dei miei capi preferiti di tutto il guardaroba perché è super morbido, super caldo, e quindi soprattutto a gennaio è stata una manna dal cielo, e poi ha questo colore giallo bello vivace che come dicevo già per lo smalto unghie, nel mese di gennaio ho sentito anche un po' il bisogno a volte di darmi una botta di vita con l'abbigliamento e con appunto i colori, per combattere la tristezza di gennaio appunto. Quindi terzo e ultimo capo, questo favoloso maglione che se potessi tornare a Londra acquisterei probabilmente anche in altri colori. Non ricordo nemmeno se era disponibile in altri colori, ma vi giuro lo farei. Devo controllare, visto che adesso gennaio è finito, se magari c'è qualcosa su Topshop online e se fanno spedizioni in Italia. Fatemi sapere voi se avete delle informazioni in più, che non guasta. E questo conclude, sono piena di capelli, va bene, questo conclude la categoria abiti. Ho cercato di essere abbastanza morigerata. Tra l'altro, così come nota a margine, ho riscoperto anche questo top che vi faccio vedere, che è di H&M e che credo abbia 3-4 anni, pensa un po', e quindi è stato comunque uno shopping fruttuoso quello che ho fatto all'interno del mio guardaroba. E adesso veniamo all'ultima categoria, che è quella delle scarpe, perché ho una cosetta da condividere con voi. Le mie scarpe preferite di gennaio non sono scarpe, bensì
stivali, eccoli qua, sono nuovi ma non sono uno sgarro alla mia regola del 0 acquisti a gennaio, perché sono un regalo di Natale, un regalo che mi è stato fatto dai miei suoceri. Mi piacciono alla follia, in realtà volevo da tempo degli stivali in questa tonalità di marrone ruggine bruciato, perché ho un sacco di capi d'abbigliamento di questo colore e ho spesso avuto difficoltà ad abbinare le scarpe, finivo sempre per mettere delle scarpe nere, questo ciuffo oggi, e invece avevo voglia di stivali e quindi grazie mille, apprezzatissimi. Mi piacciono perché sono semplici, abbastanza comodi, anzi decisamente comodi, perché come vedete il tacco è molto molto basso, anche perché io non sono più in grado di portare tacchi alti ormai da tempo immemore, pur avendo io dei polpacci abbastanza belli da calciatore, in qualche modo riesco ad infilarli all'interno di questi stivali e quindi mi piacciono alla follia e dovevo assolutamente inserirli in questo video, perché li ho indossati tantissimo. Li ho indossati sia con tubini che con i vestiti lunghi tipo quello di Zara, li ho indossati veramente un po' in tutti i modi e quindi super versatili, super apprezzati e quindi per forza dovevo parlarvene. E vabbè, ciao, il cervello, ciao. Bene, questo ci porta alla fine di un altro video dei prodotti preferiti del mese. Nonostante questo fosse il mio dry January, quindi il gennaio dello 0 acquisti, sono riuscita comunque, come d'abitudine, a fare un video infinito, portate pazienza. Fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi ha incuriosito e se anche voi avete avuto l'ispirazione per ridurre gli acquisti e andare un po' a riscoprire quello che avete nel vostro guardaroba, che secondo me è un'ottima idea, e vediamo se riesco a portarla avanti un po' anche su febbraio, ma non ci giurerei perché inizio a sentire proprio la roba dell'astinenza da shopping. Detto questo, se il video vi è piaciuto, come ogni volta non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!